samurai giapponese va a Napoli, gli rubano le katane, ma noi che vogliamo, cioè, ma vogliamo ma pure per noi stessi, non lo vogliamo fare per l'immagine all'estero, che è un danno. Raffaele chi è? È un ragazzo italiano che vive a Taiwan da diversi anni. Quando lui dice, anche magari in maniera potrebbe essere irritante per qualcuno, ma dove vogliamo andare, inteso come noi italiani, ma in generale noi occidente, che è in declino, e questo per chi ha viaggiato in Asia è evidente da tanto tempo, e non parlo solo di economia, ma anche di struttura della società, cioè come convivono tra di loro, quindi sicurezza, rispetto, sanità, diritti civili, tutti aspetti che con Raffaele adesso parleremo. Raffaele vi spiegherà come si vive a Taiwan, ovviamente è il suo punto di vista, ma io confermo per quello che è stata la mia esperienza. Tra l'altro c'è un reportage molto approfondito, non tanto sulla società, ma sull'identità di Taiwan e la situazione attuale geopolitica, che è già uscito sul mio canale. Vi lascio il link per chi lo vuole vedere, è molto interessante per chi vuole conoscere veramente la situazione di Taiwan. E visto che sono ormai a fare le marchette, vi chiedo anche di iscrivervi, perché diventa sempre più difficile fare certi contenuti se non c'è un certo seguito. A questo punto vi lascio all'intervista di Raffaele, che tratta tutti questi temi che vi ho anticipato. Buona visione. Sono innamorato della sanità. Ecco. Io scherzo con i miei amici taiwanesi che io in realtà vivo qua per la sanità, solo per la sanità. Io pago l'equivalente di un abbonamento telefonico, un abbonamento a Netflix praticamente. Qui funziona che tu hai gli ospedali, ma ci sono anche tutte queste cliniche diffuse sul territorio, diffusissime, che se io adesso apro Google Maps e tu mi dici Raffaele voglio andare dal dermatologo, voglio andare dal gastroenterologo, in sostanza tu non devi camminare più di un quarto d'ora a piedi. E qui funziona che tu, in base al dolore che hai, tu prendi e vai direttamente dallo specialista, non serve il medico di base. Se vuoi vedere per qualche motivo un medico di base, c'è anche il medico di base. Tu vai dal medico che ti serve, paghi 5 euro e hai la visita. Le medicine sono incluse, se hai bisogno di medicine, e il livello, la qualità delle prestazioni è ineguagliabile. E di nuovo, io lo dico, io da persona che ha vissuto, purtroppo ho vissuto tante esperienze, però lo dicono anche gli studi, le statistiche. Il mio compleanno 2 o 3 anni fa, un incidente stradale, tango, ossa rotte, tutta una serie di problemi. Sono andato in ospedale e io sono rimasto sconvolto dalla assistenza che ho ricevuto. Cioè, ora non voglio dire noi in Italia, perché noi in Italia le abbiamo le eccellenze, ok, le abbiamo, però abbiamo tante notizie di troppe cose che non funzionano, troppe persone che rinunciano a curarsi, e io quando sento queste cose mi arrabbio proprio, perché io dico non è giusto, e vedo come funziona qua, come funziona che il medico ha il suo computer e ti dice vatti a fare la radiografia e ti indirizza lui allo studio dove farti la radiografia. A volte a me è successo quando devo tornare, no, tu devi andare adesso al piano di sotto, mentre da noi no, devi fare tutte le procedure, eccetera. Tutto digitalizzato, tutto... E io penso, caspita, ma quanto sarebbe facile farlo? Cioè, non è che mancano le competenze, noi medici eccezionali ne abbiamo. La tecnologia c'è, adesso l'intelligenza artificiale. E dico, manca la volontà forse manca una gestione attenta delle risorse, forse tanti fattori. E mi dispiace di questa cosa. Non è solo la sanità, sono i servizi in genere che loro sono efficienti, riescono a ottimizzare il massimo da quello che hanno, giusto? Tu puoi fare il contratto di fitto, il contratto di, non so, per dirti, vari contratti di tipologie di contratti, non so, tu li puoi comprare al supermercato, perché sono tutti modelli prefatti. Se tu vuoi fare, non so, qualsiasi tipo di procedura al comune, vai, prendi un numeretto e ci sono gli uffici al comune che ti servono in mezz'ora, hai fatto quello che devi fare. Te lo dico perché io qua ho fatto cambi di residenza, affitti, quanto più di noioso puoi pensare l'ho fatto, ed è efficiente, non devi perderci le ore, le giornate, quindi amministrativamente
Mamma mia. È un po' la chiave del successo di quest'Asia qui, non solo di Taiwan. Secondo me di quel- sì, secondo me sì, c'è questa un po' la volontà, ecco, la volontà, il duro lavoro anche perché qua lavorano e lavorano veramente e questo però ha come risultato questo tipo di servizi, questo tipo di organizzazione. Sicuramente come diritti lavorativi hanno, non so, mi hanno raccontato che tu se ti ammali, per esempio, non ti pagano i giorni di malattia, no? Ed è uno. Però di nuovo questa cosa è molto controbilanciata dal fatto che hanno un sistema sanitario che fa paura. Il secondo punto, le ferie hanno praticamente, mi sa 10-11 giorni di ferie all'anno, che sono spaventosamente pochi. E più tutte le varie Natale, Pasqua e giorni rossi del calendario. Qua hanno il Capodanno cinese che è una settimana abbondante, una settimana e mezza. Natale da quest'anno è il giorno rosso, 25 dicembre. da Sì, quest'anno. l'hanno introdotto quest'anno. Lavorano duramente, sì, però secondo me non è, da quello che ho sentito, non è proprio intenso come per i cinesi e per i giapponesi. Però attenzione, lavorano molto di più di noi. Se prendi un lavoratore X in Italia, stesso lavoratore, stesso settore, stesso mestiere, qua lavorano molto di più. Ma subiscano questa mole di lavoro così potente e anche, diciamo, esigente da parte dei superiori? Oppure è un'idea che ci si fa noi perché noi siamo un po' fancazzisti e non reggeremo quei ritmi e per loro è naturale, non ne soffrono, ecco. Penso sia una cosa culturale, non è che non ne soffrono, perché io ho i miei amici che a fine giornata ci vediamo, usciamo e si lamentano in continuazione. Si lamentano. Ah, come sono stanco, ah, mamma mia, domani non voglio andare al lavoro. Cioè, lo dicono, ok, si non è- lamentano, ok. Quindi sicuramente Non sono dei robot. non è che dicono, ah, che bello, sì, lavorerò. Questo no, questo no. Cioè, questo è un posto che vi daranno. Allora, i 7-Eleven, i convenience store, che sono questi negozietti, mini supermercati, che però vendono anche cibo e tutto, loro sono aperti H24. Ci sono i ristoranti aperti H24, ci sono dei negozi, pochi, aperti c'è una libreria aperta H24. Se tu sei alle 3 di notte sveglio, perché magari hai una vita universitaria stressante, hai una scadenza domani mattina, quindi non vai a dormire tante notti, è successo tantissime volte, magari alle 4 di mattina sei in giro per la città e vai al centro commerciale e ti fai un giro per... vedi, allora dico io, wow, sono cose dall'altro mondo. Io poi chiamo a casa e dico, mamma, sono al parco, sono le 3 di notte, volevo sapere come stavate, perché è pomeriggio in Italia. Abbiamo, ma sei pazzo? Perché sei al parco alle 3 di notte? Che stai a fare? Ma com'è che sto a fare? Cioè, Qui, da quel che so, delinquenza non ce n'è. non ce n'è, per dirti. Io una volta stavo guardando il telegiornale e davano la notizia di un signore che stava rubando un pezzo di frutta. Tu dici, ah, ma come stava rubando il pezzo? Ma perché in Italia fa notizia il tipo che ruba al supermercato? Allora questo ti fa capire come è sicuro qua, capito? Io su questo riflettevo, perché il mio amico mi raccontava, ah no, era rubato un pezzo di frutta, guarda. E io pensavo, caspita, tu accendi il telegiornale in Italia e senti appalti, no, tutti i crimini, non so, di tutte e di più, femminicidi, cioè è un film horror il telegiornale in Italia. È cultura o deterrenza? Bella domanda, bellissima, vorrei avere la risposta, vorrei avere la risposta. Io credo sia probabilmente entrambi. Deterrenza c'è tanta, perché ti racconto un episodio. Una mia conoscente europea pioveva, ha preso l'ombrello di un'altra persona. Perché pioveva? Ha dovuto trovare l'avvocato. Perché la taiwanese proprietaria dell'ombrello l'ha denunciata e questa ragazza è andata in tribunale che ha speso non so quanti soldi di avvocato. Questa non è deterrenza, questo è proprio assalto, questo è proprio, vedi, io dico, le telecamere, rinuncia alla libertà, alla privacy. Sì, però se l'effetto è che poi non ti devi preoccupare dei borseggiatori. Io sono stata a Roma l'anno scorso con un mio amico taiwanese e io tutto il tempo, attento qua, attento là, guarda questo, quest'altro, mi hanno borseggiato a me. No. No, vabbè, le comiche. Allora dico, vedi,
deterrenza, però anche cultura secondo me, perché loro non ci pensano neanche a fare certe cose nella vita di tutti i giorni. Ho la percezione, in questa esperienza che ho avuto, se da noi il tassista ti fa il giro lungo, il commerciante, cioè le furberie, Bravo, le furberie. Qua è tutto al contrario e questa cosa funzionando per tutti, guardate che tipo di società hanno costruito, guardate che qua hanno il sistema sanitario tra i migliori al mondo, se non il migliore secondo alcune classifiche, hanno un'economia che sta riscalando l'Asia, no, Taiwan appartiene alle 4 tigri asiatiche, Cina, Giappone, Corea e Taiwan mi sembra sia arrivata, abbia scalato, non mi sembra la Corea ultimamente, no? Allora dico io, forse non hanno tutti i torti, capito? Diritti civili, guarda, sto pensando, ma non mi viene a mente niente che io possa dire, ah però potrebbero. Cioè qua nel momento in cui tu hai un certo rispetto, una certa educazione, no? Nel modo di avere a che fare con gli altri, sei libero di fare quello che vuoi, pensare quello che vuoi, essere chi vuoi. Mi stavi dicendo di anime, andare in giro in cosplay e tutto, fallo, ma nel momento in cui, diciamo, fai il tuo dovere è tutto a posto. Quindi da questo punto di vista assolutamente sei una società apertissima. Apertissima. Ti faccio un esempio banale, una cosa che mi tocca. Se io vado mano nella mano con il mio ragazzo qua, non è una cosa che c'è molto da pensare, ok? Vai in Italia, ci devi pensare non una 10 volte, ci devi pensare in che città sono, in che quartiere sono, che ore del giorno sono. Qua è tranquillissimo, cioè qua la notte si vive, qua è tranquillissimo. Ti alzi la mattina, prendi molto convenientemente la metro, no? Che qua la metro è pulitissima, guarda, potresti mangiare per te, guarda, è proprio pulitissima. Ho visto un video, questa ragazza che le era caduto del cibo per terra, ha usato la sua sciarpa per pulire. Pur di non lasciare sporco, non aveva fazzoletti niente, ha preso la sciarpa e ha pulito. Ti rendi conto? Quindi tutto pulito. Lavoro, hai un'ora e mezza di pausa pranzo, non so, ogni giorno il ristorantino che ti piace di più, quindi ogni giorno ti scegli vuoi mangiare coreano, vuoi mangiare giapponese, vuoi mangiare cinese, fai il tuo lavoro e poi torni a casa e esci la sera. Io quasi ogni sera esco, o vado al mercato notturno, mi vedo con i miei amici, andiamo, non so, a bere una cosa. Sta poco in casa, ecco, vedi, le case sono piccole, però perché tu la casa non la vivi. Io anche per il periodo dell'università, per studiare, io stavo o nella biblioteca dell'università, perché ci sono le postazioni, le scrivanie, i computer, o vai nelle caffetterie che sono attrezzate. Stasera ho 2 ore, ma mica sto a casa a guardare la televisione, vado a farmi una passeggiata, vado in questo quartiere, domani vado in un altro. Hai una giornata libera, prendi il treno veloce, vai in un'altra città, un giorno fai avanti e indietro, ti costa 10 euro andare e venire. Allora io tutte queste cose mettendole insieme, io caspita, sono felici e sicuramente non hanno grossi problemi, guarda. C'è una forte competizione a livello, se sei un giovane taiwanese, il mercato del lavoro è molto competitivo, c'è una pressione sociale per fare sempre di più, no? Fare sempre meglio. Quindi non ti voglio dire, no, come a volte si sente spesso, l'Asia, qua vivono non ti voglio dare la risposta stereotipata. C'è questa pressione, però non ci sono poi tante altre difficoltà che noi invece abbiamo. Non hanno grandi problemi? Questo ti posso dire di no. Secondo me questi grandi problemi e anche il divario tra ricchi e poveri, diciamo come economia, secondo me stanno andando in una buona direzione. Ci sono situazioni di disagio sicuramente, non è che è il paese delle meraviglie, però sta andando in una direzione buona, questo sì. Non so se sono felici, però ci sono gli elementi, no, per
almeno avere le basi per poi essere felice, perché poi la felicità sta molto nella tua testa, sta molto, no, nel anche matchare, no, quello che tu desideri. Se chiedi alle persone, secondo me ti dicono di sì. Allora, loro questo lo avevano anni fa, questo forte problema, perché c'era un tabù a parlare di salute mentale e ti dirò una cosa un po' che fa venire i brividi. Nei campus delle università spesso si vede molto verde. Poi mi hanno spiegato gli amici, guarda, perché praticamente loro avevano questo forte fenomeno di suicidi tra gli studenti e hanno studiato che uno dei metodi più efficaci per ridurre il numero di suicidi è l'esposizione al verde. E oggi non è male come lo era in passato. L'italianità all'estero, Sì. no? Che è vista in maniera molto oleografica, cioè noi raccontiamo la pasta, la pizza, la bella vita, eccetera, eccetera, che è una fetta d'Italia forse passata e forse non più, secondo me, rilevante come tante altre eccellenze che noi abbiamo e che dovremmo, secondo me, raccontare di più. Ecco, questa cosa si applica non solo all'Italia ma all'Europa in generale. Gli asiatici hanno questa idea di Europa che è un po' stereotipata, secondo me. Quando vengono in Europa, loro ce l'hanno quello shock culturale di ah, però non è come me la immaginavo. Parigi è emblematica, però questa cosa anche Roma, tante città. Parigi all'estero loro la immaginano come la città romantica dell'amore, perfetta, la città dei sogni e arrivano a idolatrarla. Allora, la verità è che la città perfetta non esiste, anche Taipei è perfetta, Tokyo non è, cioè le città ideali per definizione non esistono. Quindi loro se la immaginano tutta perfetta, poi vanno là ed è sporca, e sono anche i miei amici francesi di Parigi che abitano qua, che lo dicono, è sporca, c'è la criminalità e tutti i problemi delle grandi metropoli europee in realtà. E i giapponesi, poverini, mamma mia, loro hanno questo numero che possono chiamare perché c'è questa depressione post Parigi e loro mentre sono in Francia possono chiamare questo ufficio dell'ambasciata giapponese che li aiuta a superare questa cosa e questa cosa in misura minore si applica a tutti i taiwanesi sicuramente che vengono in Italia e che vedono che vanno al ristorante e per mangiare, cioè scusa, una settimana all'estero e devi, cioè un giorno quanto ti costa mangiare fuori? No? Tutta questa cosa di turistificazione, di no, fettuccine al freddo, farci furbi sul turista invece di essere in un certo senso accoglienti, no? Oppure il carrello, ti sto facendo un'altra, perché io poi sono le cose che sento, il carrello per portare le valigie, che in tutti gli aeroporti del mondo è gratuito, mi sembra che adesso a Milano vogliono mettere, che il fitto, devi pagare 2 euro, 5 non mi ricordo, però ho letto questa cosa e ho detto, questa è l'accoglienza all'italiana che noi tanto che raccontiamo? E il giapponese a Napoli la settimana scorsa gli hanno rubato queste katane preziose e dico, senti, del samurai giapponese va a Napoli, gli rubano le katane, ma noi che vogliamo, cioè, ma vogliamo svegliare, ma pure per noi stessi, non lo vogliamo fare per l'immagine all'estero, che è un danno, perché avere un'immagine all'estero forte, in termini di export, beneficia tutti, non lo vogliamo fare per questo, che è un danno, noi facciamolo per noi stessi. Non so perché non c'è questo interesse a svegliarci e a fare una grande, capito? Io all'inizio quando mi ero trasferito qua, ero in metro, alla stazione dei treni, perduto, mi guardavo intorno e venivano le persone incontro senza che io chiedessi niente. Ah, ma dove devi andare? Aspetta, aspetta. E mi accompagnavano e io tipo dicevo, ma non è possibile, cioè questa cosa in Italia mai, no? La comunità viene prima dell'individuo e non è uno slogan. Questa cosa si declina in 10.000 modi nella vita di tutti i giorni. La comodità della persona che ti sta a fianco viene prima della tua. Che se no sei visto come scostumato. Il concetto di amicizia è diverso. L'amicizia non è quella cosa all'italiana dove io ti faccio tutte le confidenze e se ho una preoccupazione più intima te ne parlo così. C'è l'amicizia, c'è l'uscire, lo stare insieme e anche una certa solidarietà. Però per quello che ho vissuto io almeno finisce lì, non c'è, o è molto più difficile da costruire,
Quindi non c'è quella amicizia intima, no, che abbiamo più spesso noi. Cosa mi manca? Guarda, una sola cosa mi manca, la mia famiglia. Basta. Mi mancano gli affetti perché vivendo qui è difficile tornare, un po' chiaramente la distanza geografica e il costo legato al viaggio, però anche le ferie, cioè proprio il tempo, no, di tornare. Io sono 2 anni e mezzo che sto qua, quando torno in Italia mi sento un po' un pesce fuor d'acqua, cioè io sento che ormai mi trovo più a mio agio qua, quindi neanche quello, capito? Proprio, quindi non so cosa porterei in italiano, anzi forse terrei a bada, quello che ho, terrei a bada. Ora mi cancellano, mi fanno cancel, mi cancellano da internet